Ciao, oggi vedremo due cose molto utili per gestire dei progetti complessi: gli schemi gerarchici e le repliche di parti di schema. Schema gerarchico. Creiamo un nuovo progetto, lo chiamo lezione 15, apro lo schematico. Quando dobbiamo gestire progetti più complessi, quindi che all'interno abbiamo diversi schemi per diverse tipologie di circuiti, è conveniente disegnare il tutto in maniera gerarchica su più fogli. Ad esempio, si può usare il foglio 1 come layout principale e disegnare qua i vari fogli. Dobbiamo andare qui su disegna fogli gerarchici e disegnare dei rettangoli. Bisogna dargli il nome, potrei fare ad esempio CPU e gli do anche il nome al file CPU e troveremo qui come pagina 2 CPU. Disegno un altro foglio, sempre ingressi digitali, e anche qui conviene sempre dargli il nome al file e uscite digitali. Quindi abbiamo creato la pagina 2, la pagina 3 e la pagina 4. Possiamo entrare o facendo doppio clic sul simbolino oppure da qui. Qui disegneremo il nostro circuito della CPU, lo abbozziamo inserendo un microcontrollore. Cerco un microcontrollore, un qualsiasi PIC. Quindi disegneremo l'RA come ingressi e l'RB come uscite. Ins mi copia RA1, RA2, RA3, RA5, facciamo solo questi qui, e mentre invece le uscite facciamo tutti gli RB. Così. Poi usiamo questo piazza elementi da filo a bus, così. Anche di qui. Lo ruoto. Poi uso il disegno a bus. Anche qui allo stesso modo. La stessa cosa lo possiamo fare anche con un segnale singolo. Facciamo uno giusto per diversificare. Adesso seleziono questi, clicco destro, aiuto pin, etichetta di collegamento, è un po' troppo confusionaria, faccio CTRL Z, la facciamo a mano, RB0, poi ins sulla tastiera, RA0, ins RA1, RA2, RA3, questo qui lo correggiamo a mano. Qui posso mettere l'etichetta gerarchica, etichetta, dobbiamo fare RB aperta quadra da 0, quindi da RB0 a 7, chiuso quadra, lo riedito, questo è in uscita,
stessa cosa di qui, RA aperta quadra da 0 a 4, ingresso va bene, e poi mettiamo questa singola e chiamiamo RC0, che è bidirezionale. Vado nella pagina principale, clicco col destro e faccio sincronizza pinfogli, seleziono questi e tre, faccio aggiungi e li posso mettere dove voglio. Ok, perché poi andranno collegati, quindi gli RA magari li spostiamo di qui che sono gli ingressi, gli RB le uscite, l'RC poi vediamo dove mandarlo, quindi l'ingresso lo mettiamo di qui, le uscite le mettiamo di qui e andiamo a disegnare gli ingressi. Anche questo lo faccio molto semplice, giusto per capire il funzionamento. Prendo un optoisolatore a caso, delle resistenze, il GND, queste le mandiamo al micro facendo finta che abbia il pull up interno, questo andrà in morsettiera. Usa cosa di questo tipo replicata per 5. Piazziamo le etichette gerarchiche, queste, RA1, uscita, premiamo ins, così facciamo gli altri. Ho sbagliato, il primo RA0, il primo è 0 ovviamente. Quindi anche queste siamo pronti per farli aggiornare. Sulla pagina principale clicco il destro, sincronizza pinfogli, li selezioniamo tutti, aggiungi pinfoglio, non sono in fila, rimettiamoli in fila. Per collegare adesso il bus ai singoli elementi dovremo fare un po' la cosa inversa, quindi fare una cosa di questo tipo. C'è un po' di spazio, disegniamo il bus, per capire se i collegamenti sono effettuati nel modo corretto andiamo ad esempio sull'ingresso, selezioniamo questo, evidenzia collegamenti, RA0, andiamo sulla CPU, non è collegato, quindi c'è un problema. Il problema sta qua, dobbiamo segnare la net anche a questi 4 fili. RA0, ins. Adesso se rifaccio la prova, proviamone un altro, RA1, arriva già sulla CPU RA1 e qui vedo l'RA1 connesso, quindi le connessioni sono corrette. Facciamo le uscite, per comodità prendo un ULN 2803,
il bus, l'etichetta, RB aperta quadra. Se non ve lo ricordate, qui nell'aiuto sintattico è scritto, eccolo qua, 0 a 7. Facciamo la stessa cosa, clicco il destro, sincronizza, aggiungi, qui basta mettere il bus per collegarli tutti. Vediamo se sono connessi. L'1, CPU, RB0, c'è un errore perché mancano comunque le etichette. Rifacciamo questo, CPU, perfetto. Facciamo il 7, andiamo sulle uscite, 7. Finiamo con l'RC0, ci mettiamo giusto un LED, un resistore, e questo lo collego qua per vedere se il collegamento è corretto fino al microcontrollore. Lo evidenzio, vado sulla pagina CPU ed è perfettamente collegato. Questo è un piccolo esempio di come usare il sistema di gerarchia, che può essere molto più complesso, perché all'interno poi dei vari fogli possiamo creare altri fogli, cioè proprio disegnando, bisogna dare il nome al file, eccetera eccetera. In questo modo qui sotto abbiamo il suo sottofoglio, vanno avanti con la numerazione, c'è la possibilità cliccando col destro di rinominarlo o modificare il numero di pagina. Questo sistema è da utilizzare sempre quando abbiamo a che fare con circuiti abbastanza complessi. Se la cosa è semplice possiamo disegnarla tranquillamente su un solo foglio senza ricorrere alle gerarchie. Replicare parti di schema, il plugin Replicate Layout. Prima cosa che dobbiamo fare è installare il plugin. Dalla gestione plugin cerchiamo Replicate Layout, io ce l'ho già installato, bisogna cliccare su installa e applicare i cambiamenti. Qui ci sono le istruzioni in inglese che andremo a vedere. Creiamo un nuovo progetto. Questo plugin ci consente di copiare parti di circuito che sono uguali. Ad esempio, ho preparato un tot numero di ingressi. Sono 10 ingressi, però potrebbero essere quanti ne vogliamo. Anziché disegnarli così, creiamo delle pagine. Ingresso 1, possiamo dargli anche il nome. Quindi anziché metterli qui, entriamo dentro nel disegno e ci metto ad esempio anche un solo di questi, un solo gruppo. Facciamo finta che questo schema qui sia ben più complesso di questo, aggiungiamo altri componenti giusto per aumentarne il numero. Torno di qui, questa è la mia pagina 1 e le parti da replicare dobbiamo copiarle facendo proprio copia e incolla, CTRL C, CTRL V. Incrementano in automatico e quindi ognuna di queste
avrà già dentro i componenti con l'incremento del suo riferimento. Possiamo passare adesso al PCB. Dovremo già vedere l'icona del nuovo componente. Se non lo vediamo dobbiamo andare in preferenze, plugin, replicate layout e attivare mostra pulsante. Facciamo aggiorna. Questi sono tutti i blocchi che devono essere tutti uguali. E allora cosa facciamo? Prendiamo il primo blocco e lo piazziamo. Ok, prima di fare lo sbroglio posso già sistemare gli altri uguali a questo. Come facciamo? Basta cliccare su un componente, cliccare sul plugin, mi chiede su quali altri fogli vuole la replica, clicco su ok e lui me li porta tutti uguali. Li posso disporre. Ok, se sposto un componente, ad esempio questo, lo sposto lato saldature e rifaccio il replicate layout, la modifica viene fatta su tutti gli altri blocchi, quindi sono sempre tutti sincronizzati. Adesso il circuito è semplice, però se fosse complesso la cosa diventerebbe molto comoda. Anche lo sbroglio, basta sbrogliare una sola sezione per poi fare la stessa cosa, basta cliccare così, qui gli dobbiamo dire cosa replicare, ve lo vediamo evidenziato. Se io tolgo tracce, vedrò che le tracce non verranno duplicate. Possiamo anche dirgli di rimuovere le tracce esistenti, rimuovere i duplicati, vabbè adesso non ce ne sono, diamo ok, e tutti gli altri gruppi sono stati correttamente sbrogliati. Proviamo a fare anche un'area di massa. Ok, faccio B, perfetto, adesso seleziono un componente. Se non seleziono il componente mi dice che bisogna selezionare almeno un footprint. Le zone, se non me le seleziona devo andare a dirgli di replicare anche le intersezioni. Questo infatti vengono evidenziate che le zone. Gli dico di rimuovere le esistenti, i duplicati, così ricostruisce il tutto. Ed ecco la replica avvenuta su tutte le zone. Strumento molto utile e potente quando ci sono parti ripetitive nel circuito. Anche solo una sola parte ripetitiva fatta in questo modo risparmia tanto lavoro. Anche se un domani io volessi fare una modifica, basta farla su una sola zona, quindi su un solo foglio, per poi avere la replica in automatico su tutte le altre. Prima di chiudere voglio ringraziare tutti gli abbonati al canale e invito nuovamente a richiedermi il buono via mail che gli spetta. Spero che il video ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!